Ciao, sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Dato che mi sono appassionato molto ai ragazzi del volo, qui voglio andare ad ascoltare e analizzare Ignazio del Volo, che è un cantante eccezionale, è, come vi ho già detto, il mio preferito di loro tre. Loro sono bravissimi, però ho un debole per Ignazio Boschetto, veramente molto molto bravo, e dato che me l'avete consigliato anche voi, io qui ascolterò per la prima volta e analizzerò insieme a voi la sua cover di My Immortal, che è una canzone degli Evanescence, bellissima, la conosco molto bene, e qui la canta sempre al programma Tutti per Uno. Ho già fatto un'altra reaction in questo contesto in cui tutti e tre i ragazzi del Volo cantano Alleluia, la trovate qui sotto in descrizione, ma adesso andrò ad ascoltare questa esibizione. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi, e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Ringrazio anche lo sponsor di questo video, Superprof, ma ve ne parlo meglio dopo. E ora andrò ad ascoltare tutta l'esibizione senza interruzioni, dopodiché tornerò da capo e ascolterò e analizzerò un pochettino di dettagli tecnici, di tecnica vocale. Andiamo a sentire. I'm so tired of being here, surprised by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave, 'cause this princess still lingers here, and it won't leave me alone. This one seems to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cry and I wipe away all of your tears. When you scream I fight away all of your tears. And I had your hand through all of these years, but you still have all of me. I try so hard to tell myself that you're gone, but though you're still with me, I've been Wow. When you cry, I wipe away all of your tears. When you scream, I fight away all of your tears. And I had your hand through all of these years, but you still have all of me. Mamma mia, ma pazzesco. Ok, bravissimo. Mamma mia, che bravo. Ho i brividi, pelle d'oca, veramente incredibile. È un cantante tecnicamente preparatissimo, l'ho detto anche altre volte, ma mi stupisce tantissimo non solo la sua preparazione tecnica, ma la sua capacità interpretativa. Veramente bravissimo nel gestire tutte le dinamiche, tutti i colori della voce. Veramente, veramente molto bravo. Mamma mia, che voce,
che voce, ma mi dà proprio l'idea che sia un insieme di talento, perché sicuramente c'era già una predisposizione molto marcata, e infatti poi comunque lui, come anche gli altri ragazzi del volo, sono diventati famosi che erano dei ragazzini ed erano veramente già molto bravi, però allo stesso tempo ha lavorato tantissimo sulla tecnica e sulla propria voce in generale, sull'espressività della sua voce. Non possiamo immaginare, non possiamo sperare di cantare così senza aver studiato, senza esserci impegnati veramente tanto sul nostro strumento. Bisogna veramente studiare per arrivare a cantare così. È veramente bravo. E soprattutto riuscire a cantare così senza sforzo. Come avete sentito, lui era completamente, avete visto, era rilassato, non era mai affaticato, veramente, veramente bravo. Pelle d'oca. Riascoltiamo da capo per analizzare un po' di dettagli. I'm so tired of being here, surprised by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave, 'cause this princess lingers here and it won't leave me alone. Ok, allora, sicuramente la tonalità è stata calibrata sulla sua voce, perché questo è un brano cantato da Amy Lee, che è una cantante donna con una voce da soprano praticamente, comunque sicuramente una tonalità femminile, ok? Mentre lui è sicuramente un tenore e quindi ha dovuto calibrare la tonalità su di sé. È stata scelta molto bene la tonalità, io credo, perché qua si sta muovendo molto comodamente e invece nelle parti invece più esplosive e più acute li rende molto bene con un grande controllo, quindi tonalità azzeccata. Qui l'arrangiamento è abbastanza fedele alla canzone originale, con questo pianoforte che introduce il brano, e lui canta in maniera molto simile comunque a quello che fa Amy Lee nella canzone originale, cioè va a creare questa timbrica soffiata, molto dolce, molto morbida, molto intima. Questo è proprio un momento di raccoglimento spirituale, interiore, riflessivo, ok? E sta facendo esattamente la stessa cosa, quindi I'm so tired of being here, sfiatando in modo controllato, comunque volutamente, per creare questo effetto di intimità, ok? Poi invece quando arriva il ritornello inizia a crescere l'intensità e anche con la voce va a fare delle note un po' più alte e comprime un po' di più, va in voce piena. Quindi lo sentiamo qui. And it won't leave me alone. This one seems to heal. This pain is just too real. Poi in realtà, come sentite, alterna soffiati e suoni un po' più compressi, quindi gli attacchi delle frasi li fa comunque soffiati e poi va a creare compressione sulla nota più alta, e questo crea un gioco di dinamica molto bello. Piuttosto che cantarlo sempre tutto uguale o tutto compresso o tutto sfiatato, va a giocare con queste dinamiche di diciamo sfiatato e compressione, ok? Suono sfiatato e suono compresso. È una cosa che i grandi cantanti fanno. Mi viene in mente per esempio Freddie Mercury. Se noi ascoltiamo le take di voce di Freddie Mercury, dei brani iconici dei Queen, fa molto spesso questa cosa, alterna queste timbriche molto diverse anche all'interno della stessa frase per creare movimento. Molto bravo, come avete sentito anche il vibrato molto ben gestito, ma il suo vibrato mi piace veramente tanto. Questo poi tra l'altro è un brano comunque, per quanto molto intimo, ha un'attitudine molto rock ed è perfetto per lui, infatti ottima scelta, perché lui ha un'attitudine rock nella voce, nel modo di cantare, e questo è un brano di un gruppo rock, possiamo dire anche metal, quindi assolutamente azzeccatissimo nell'attitudine. Andiamo avanti. Scusate l'interruzione, la mia analisi riprenderà tra un minuto, ma ci tenevo moltissimo a ringraziare lo sponsor di questo video. Diamo il benvenuto sul canale a Superprof. Superprof è una piattaforma pazzesca che mette in relazione allievi e insegnanti
con lo scopo di condividere competenze, passioni ed esperienze. Il servizio è attivo in oltre 45 paesi in tutto il mondo, con milioni di professori iscritti e attivi, decine di migliaia di allievi ogni giorno, in più di 2000 materie. Ti interessa un corso di canto? C'è! E troverai tanti insegnanti qualificati in base alla tua zona. E ci sono anch'io tra questi. Canto moderno, canto lirico, corsi di chitarra, elettrica, acustica classica, corsi di qualsiasi tipo a livello musicale e non solo, perché troverete professori di matematica, italiano, filosofia, ma anche corsi che vanno dal songwriting alle arti marziali. Qualsiasi cosa vi venga in mente, su Superprof c'è. E se vi iscrivete al sito con il mio link personale che trovate in descrizione, avrete diritto a un super sconto sul servizio. Se invece siete professionisti, potete iscrivervi gratuitamente sul portale e offrire le vostre lezioni. Inizia a super imparare con Superprof. There's just too much that time cannot erase. When you cry and I wipe away all of your tears. When you scream I fight away all of your tears. And I had your hand through all of these years, but you still Ok, bravissimo, bravissimo. Qua ci sono stati dei momenti bellissimi. Allora, cosa sta facendo qui? Sta cantando in voce mista, ok? È sempre in voce mista. Che cos'è la voce mista? È una tecnica, un tipo di emissione, diciamo, ok? Che porta a collegare i registri. Quindi qui lui cantando in una zona di passaggio, il famoso passaggio di registro, quello in cui la propria voce di petto trova un limite di estensione, quindi deve per forza in qualche modo cambiare, modificarsi, andare verso la voce di testa. Solo che in questa maniera, gestendo separatamente i registri, quindi partendo dal petto, andando verso la testa, succede questo break vocale, ok? Che in alcuni casi può andare bene. Quando vogliamo per esempio cantare in falsetto, vogliamo fare un passaggio in falsetto, allora ci sta. Ma quando vogliamo rimanere in voce piena su quella zona di passaggio, come si fa? Bisogna rimanere in consonanza mista. E la consonanza mista sta qui, esattamente a metà tra la consonanza di petto e la consonanza di testa. Oltre a questo, chiaramente c'è tutto un controllo interno, tecnico, di posizioni, di pressioni dell'aria che ci portano a mantenere un equilibrio, ok, in cui la voce si alleggerisce ma non va totalmente in falsetto, rimane a metà via. E quindi lui qua sta facendo proprio questo, sta cantando in voce mista. È un atletismo, è un qualcosa che si impara, non è innato, ok? Per la maggior parte dei casi, ok? Per il 99% dei casi non è innato, bisogna imparare a farlo, ok? Tutti possiamo farlo, però bisogna lavorarci, ok? E lui lo sta facendo molto molto bene. Infatti sentite che timbricamente il suo suono non cambia mai, rimane sempre uguale, ti dà sempre l'impressione di leggerezza ma anche di potenza, di pienezza ma anche di morbidezza e di agilità, ok? Questo è quello che sta facendo e allo stesso tempo, ripeto, è stabile, ok? C'è stato un unico momento in cui la voce stava ritornando un po' nel petto, infatti lo sentite dal fatto che solo su quella parola, su quella piccola parte di frase, stava un po' spingendo. Vediamo se ve lo ritrovo, Ma questo è utile anche proprio per capire quanta tecnica c'è dietro questa cosa, perché lui poi in realtà per un momento si stava spostando, ma poi ha rimesso subito tutto in posizione, quindi un ascoltatore medio non se ne è neanche accorto. Ok, quel fire away all, ok? Avete sentito com'è andato giù? È andato un po' in gola e stava tornando nel petto, pericolosamente, stava tornando verticale. E invece questa canzone va cantata tutta orizzontalmente, se non trasversalmente, quindi va gestita in una maniera completamente diversa. Riascoltate di nuovo e vediamo se ve ne accorgete adesso. Poi dal Tears in poi si è rimesso completamente a posto, in posizione, quindi dopo è stato perfetto. Quando dopo ripete di nuovo il ritornello verso la fine, quella frase l'ha imposta
correttamente, non fa più quell'errore che ha fatto qui. Dopo magari l'andiamo a sentire. È un piccolo errore che è rischioso se non sei capace di controllare la posizione. Se in quel momento lui non avesse avuto il controllo della situazione, probabilmente non sarebbe riuscito a cantare tutta la frase successiva, ok? Perché la voce gli si sarebbe spezzata, perché sarebbe andata in gola. Invece ha sbagliato solo una parola, ma poi l'ha rimessa a posto. Veramente molto molto bravo, molto bravo. Su questi palchi qui enormi, con tantissima gente che ti ascolta, l'errore è dietro l'angolo. Se non hai una padronanza tecnica totale, lì il rischio di sbagliare è veramente altissimo, ok? Quindi io vi faccio sentire questi dettagli tecnici perché proprio per valorizzare ancora di più quello che sta facendo, ok? Veramente, veramente molto bravo. Andiamo avanti. I had your hand through all of these years, but you still have. Ok, avete sentito questo sfumato che ha fatto su questo have? È andato a raccogliere il suono, a ridurre il volume rimanendo molto leggero, ma senza mai perdere anche qua il controllo della nota, il controllo del fiato. Veramente bravissimo, gestione delle dinamiche pazzesca. Prima invece queste note in voce piena erano veramente molto risonanti, quindi bravo a gestire la risonanza a suo favore, proprio per evitare di spostare la posizione, per evitare di spingere. Bravo, un suono molto molto rock, lo ripeto, veramente bravo. Mi piacerebbe sentirlo su brani proprio anche magari metal, perché io sono un metallaro. Secondo me lui avrebbe la voce proprio per fare dei brani anche un pochino più su quel genere. Magari fatemi sapere se li ha fatti, scrivetemelo nei commenti, magari l'ha già fatto, non lo so. Comunque veramente molto interessante. Andiamo avanti. All of me. Bravo anche su questo falsetto, bellissimo. Qui stava anche qui a un certo punto stava andando in fry, e quindi quello poteva essere anche lì un momento in cui la voce poteva scappare via, poi invece l'ha ricontrollata perfettamente. È stato bravo, anzi questo fry ha dato ancora più colore, ha dato più emozione a quel falsetto. Veramente bravissimo. Andiamo avanti. I try so hard to tell myself that you're gone. Bravo, e qui è partito lo special, ok, o bridge, chiamiamolo come vogliamo. Qui avete sentito che il coro ha iniziato a cantare, a rinforzare, diciamo, questa parte, con questo crescendo, che è emotivamente anche molto, molto toccante. E qui avete sentito, anche prima l'ha fatto in certi momenti, come quando va in voce piena, sempre in mix estremo qua, ok? Se volete informazioni trovate qui sotto in descrizione. Extreme Mix Voice, il metodo che seguo anch'io e che insegno, è voce mista, come vi ho spiegato prima, però in questo caso aumenta la compressione per ottenere un suono ancora più pieno, che sembra di petto, anche se assolutamente non è di petto, perché è sempre in consonanza mista. E qui comunque in certi momenti va a graffiare anche la voce, no? Va a distorcere, sentite, no? Tipo sul mai, e anche al fine del self è andato verso il fry, quindi ci sono delle distorsioni glottiche, tecniche che si imparano. Lui lo fa molto bene quando vuole farlo, per colorare la voce, per dare queste pennellate di aggressività maggiore su alcune frasi, per marcarle di più, e in altri punti invece ritorna perfettamente in voce pulita, quindi perfetto controllo del suo strumento, pazzesco, veramente molto bravo. E poi sentite come allo stesso tempo rimane leggero, ok? Non va mai a spingere, non va mai a urlare, assolutamente. Chi dice che un cantante così urla non ha capito niente della tecnica vocale, non ha capito niente della voce, non è un cantante uno che dice una cosa del genere, perché se uno canta e studia canto e ascolta un'esibizione del genere, capisce immediatamente che Ignazio, come tutti e tre i ragazzi del volo, sono tecnicamente dei mostri. Ok, dovremmo prendere spunto e imparare da dei ragazzi del genere, perché sono veramente incredibili tecnicamente, vocalmente, interpretativamente, sono pazzeschi. Dobbiamo solo prendere spunto, imparare e
come si fa a criticare un'esibizione del genere? Non si può fare, non si può, perché è bravissimo. Comunque andiamo avanti. Wow, che nota ha fatto qui? Si bemolle 4, tenuto benissimo, veramente pazzesco. E poi avete sentito come lui è veramente preciso nel rimanere in posizione, nel rimanere in equilibrio, perché il mix è così, la voce mista è un equilibrio dinamico che va mantenuto pur muovendoci completamente, continuamente, no? Avete sentito qua? Cioè, nonostante tutto il fraseggio che prepara l'acuto e va a lavorare su vocali diverse, su parole diverse, note che cambiano continuamente, la posizione, il suono era sempre lo stesso, non cambiava mai posizione, ok? Veramente bravissimo, bravissimo, bellissimo. Andiamo avanti. Wow, bellissimo, bellissimo. Quest'ultimo ritornello è stato pazzesco perché ha dato una carica vocale ed emotiva incredibile. Anche qui ha aumentato ancora di più il graffio sulla voce, su alcuni attacchi di alcune parole, alcune frasi, sempre con questo vibrato molto marcato e potente, questa risonanza perfettamente piazzata e che crea tutti questi armonici veramente, che rende la voce più armoniosa, più melodiosa, proprio bello da sentire, controllatissimo dall'inizio alla fine. Qui ha tenuto tutte le posizioni perfette. Avete sentito anche quando dice quella parola, no? Che prima avevamo detto che si era un po' spostato nel primo ritornello, vediamo se la ritroviamo. Esatto. Questo Fire Away All l'ha detto perfettamente, ha tenuto proprio la posizione, è rimasto in una posizione alta sui risuonatori superiori, non è andato giù, è stato bravissimo. Qua ha sfumato di nuovo andando verso questo suono un pochino più leggero, verso il falsetto, infatti dopo poi ha fatto dei fraseggi proprio in falsetto, riascoltiamoli. Bravissimo. Sentite com'è controllato anche quando fa questi suoni così delicati, leggeri. Gestisce proprio bene le dinamiche. Veramente bravissimo. Cioè un'esibizione senza sbavature, veramente molto molto bravo. E io credo assolutamente che ascolterò altre esibizioni di Ignazio, oltre che del Volo in generale, però magari fatemi sapere voi nei commenti quale potrebbe essere la prossima reaction. Bene, vi ringrazio per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Ringrazio anche lo sponsor di questo video, Superprof, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!